Vediamo adesso le funzioni di testo che puoi utilizzare in Visual Basic for Application. Ce ne sono diverse e andiamo direttamente sul codice. Vediamo le funzioni di testo partendo da questa macro che troviamo già scritta. Come vedi, valorizziamo due stringhe, la stringa S e la stringa T, con una sequenza di caratteri e per la stringa T anche con due spazi, uno nel mezzo e uno verso la fine. Sto usando il tasto F8 per procedere eseguendo un passo alla volta della macro, in modo che vediamo per benino che cosa succede. La funzione len ci restituisce la lunghezza della stringa. Per la stringa S la lunghezza è 14, sono 14 le lettere che sono contenute nella stringa, ma lo stesso numero 14 vale anche per la stringa T. Perché? Perché gli spazi contano come fossero proprio dei caratteri, anzi non come fossero, sono dei caratteri, e quindi otteniamo 14 anche per la stringa T. La funzione left ci restituisce gli n caratteri sulla sinistra della nostra stringa, quindi quali sono i primi 4 caratteri della stringa S? A, B, C, D, ed è quelli che li troviamo. La funzione right al contrario ci restituisce gli ultimi caratteri, e se vogliamo gli ultimi 4 della stringa S abbiamo KLMN. La funzione mid ci dice che cosa troviamo da qualche parte all'interno della stringa. Ha bisogno di due parametri in ingresso a questa funzione: il carattere da cui partire e quanti caratteri deve restituirci. Quindi qui chiediamo di estrarre dalla stringa S 4 caratteri partendo dal terzo, quindi mid S 3, parto dal terzo carattere, quindi sarà la C, e te ne restituisco in tutto 4. Che cosa ci restituirà? C, D e F. Un'altra funzione che possiamo utilizzare con le stringhe è la funzione instr, che ci torna molto utile per capire se all'interno di una certa stringa ne è contenuta una più piccola. Ad esempio nella stringa S qui chiediamo se sta all'interno di questa stringa la stringa più piccola D e F. La troviamo in ordine alfabetico, quindi la troviamo dentro, e il risultato di questa funzione nativa di VBA è un numero. Che numero è? È la posizione nella stringa S in cui trova la sottostringa che noi stiamo cercando, DEF. Tant'è che DEF inizia proprio dal quarto carattere della stringa S. Poi ci sono delle varianti su queste funzioni, ma non vado troppo in dettaglio qui. Man mano che le troveremo più avanti, magari vediamo quello che può tornare utile. UCase ed LCase sono due funzioni che stanno per upper e lowercase, semplicemente mettono in maiuscolo la UCase e in minuscolo la LCase la stringa che viene passata come argomento. Se vogliamo, si dice concatenare, quindi mettere una stringa dietro l'altra, utilizziamo il carattere E commerciale, quindi S e commerciale T le attacca. Qui ho invertito, ho messo T concatenato con S perché volevo farti vedere che troviamo i due spazi della stringa T, quello nel mezzo e quello alla fine, e poi troviamo la stringa S. Perché li ho invertiti? Perché poi un'ulteriore funzione che ci torna utile è la trim, che in questo caso l'applichiamo alla stringa T, che elimina gli spazi ma solamente all'inizio e alla fine di una stringa. Quindi sulla stringa S non c'è problema perché non ci sono spazi, quindi non ha senso utilizzarla. Nella stringa T, se noi volessimo togliere lo spazio alla fine, quello dopo la Z, usiamo proprio trim di T. E concatenando trim di T con S troveremo tutta la stringa T tranne quello spazio, vedi che adesso è sparito, e poi la stringa S. Ancora però, se noi volessimo sostituire, io qui l'ho fatto con uno spazio, ma lo puoi fare con qualsiasi altro tipo di stringa o di carattere singolo, come preferisci. Se vogliamo sostituire tutti i caratteri all'interno di una stringa, che può capitare di doverlo fare, usiamo il replace. In questo caso richiede 3 argomenti: la stringa su cui lavorare, il carattere che stiamo cercando o i caratteri che stiamo cercando e ciò con cui vogliamo sostituire. In questo caso l'ultimo parametro, doppio apice, cosa vuol dire? Che io prendo lo spazio e voglio sostituirlo con una stringa vuota. Vedi che abbiamo la stringa T senza gli spazi e poi la stringa S. Questo quanto. Ok, viste queste funzioni non mi resta che darti appuntamento al prossimo video. Ciao!